amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong. Faremo un esercizio estremamente importante, utile in occasione del raggiungimento, quasi raggiungimento dei 1000 video e i 2 anni e mezzo di Tao Power Life. Uno dei medici più importanti della storia, non soltanto cinese, ma della storia, è Hua Tuo. Hua Tuo, medico cinese, diceva che l'induzione del Qi può essere molto utile se fatta costantemente per la prevenzione ma anche per la cura delle malattie, e oggi noi faremo una pratica completa utilizzando anche altri esercizi precedenti per indurre il Qi nel corpo. E questa pratica è importante perché l'induzione del Qi permette il movimento del Qi nel corpo. Non andremo a prendere Qi esterno, ma andremo semplicemente a muovere il Qi che abbiamo nel corpo. E noi sappiamo che nel tempo una delle cause principali delle malattie è lo squilibrio in soul power che facciamo dell'anima, lo squilibrio della mente, lo squilibrio nel corpo. È lo squilibrio e quindi il non equilibrio dell'energia, i blocchi dell'energia che sono all'origine nel tempo di blocchi che si riversano anche a livello fisico, perché sappiamo che il nostro corpo ha diverse strade, i meridiani energetici, che hanno il compito di portare energia ovunque nel corpo. All'origine di ogni malattia c'è uno squilibrio energetico. L'induzione del Qi permette di ripristinare il flusso dell'energia e con questa quindi andare a nutrire adeguatamente gli organi e mantenere il corpo in salute. La pratica che faremo in questo esercizio si articola in diverse fasi. Andremo ad attivare in alcuni punti il Qi, andremo poi a fare sollevare il cielo e trasportare la luna. Sono 2 esercizi che già abbiamo fatto specificatamente in altri video, quindi per l'approfondimento si rinvia a quei 2 video, e poi andremo a fare quindi una piccola percezione dell'induzione del Qi e meditazione finale. Allora, intanto prendiamo gli uomini con la mano destra e le donne con la mano sinistra il dito medio. Con il dito medio andiamo a fare 10 pressioni sull'ombelico, quindi 1, 2, 3, gli uomini con la mano destra e le donne con la mano sinistra, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo poi sempre con il medio a fare dei piccoli movimenti sul Baiyui, che è il punto che si trova alla sommità della testa, è il punto di riunione di tutti diciamo, i meridiani Yang, i meridiani dell'energia del cielo. Andiamo a fare delle piccole rotazioni e ne faremo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Cominciamo ora la pratica vera e propria con un'accortezza. Queste 2 pratiche, sollevare il cielo e trasportare la luna, e poi la fase di rilassamento finale, potrebbero indurre il Qi. Il che significa? Potrebbero indurre dei movimenti involontari. Niente paura, noi dobbiamo andare a seguire quei movimenti, li dobbiamo assecondare. Se dovessimo spaventarci dei movimenti involontari che il Qi provoca, o se il Qi li provoca in maniera un po' eccessiva, allora con la mente possiamo arrestare il processo. Lo arresteremo sempre delicatamente. Se riusciamo però a godere di quei movimenti un po' di tempo, di quei movimenti involontari, è positivo, perché andiamo a secondare il flusso, lo facciamo diffondere nel corpo. Ma ripeto, se i movimenti sono eccessivi e vogliamo uscire dall'induzione del Qi, basta semplicemente volerlo con la mente, con l'intenzione, cioè andare dentro di sé a dire: movimenti, ora basta, andare ad arrestarvi, e delicatamente i movimenti si andranno ad arrestare. Il consiglio è quello di restare nell'induzione del Qi un po' di minuti. La pratica prevede anche 10 minuti, ma poi lo vedremo. Allora, cominciamo la pratica dopo aver attivato questi 2 centri energetici, cioè quello che si trova in corrispondenza del Dantian e il Baiyui. Ci mettiamo a fare 15-20 ripetizioni di sollevare il cielo.
Quindi ci mettiamo in questo e andiamo ad inspirare ed espirare. Inspirare, espirare. Inspiriamo, tratteniamo, espiriamo. Ne facciamo 20. Espiriamo, tratteniamo, sentiamo il C che comincia a riscaldarsi nel corpo. È uno degli esercizi più semplici ma uno dei più efficaci in assoluto. Solleviamo il cielo, guardiamo in alto, scendiamo con le braccia con l'ispirazione. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, ne facciamo ancora 10. Ancora 5. Inspiriamo, coordiniamo il respiro con il movimento, espiriamo. Non visualizziamo al momento l'energia ancora, ma la stiamo stimolando il flusso con questo esercizio. Ancora 2. Ora avviciniamo i piedi, faremo altri 20 movimenti di spostare la luna. C'è un video specifico. Andiamo in basso, immaginiamo ora che il C, quando stiamo in questa posizione, dal punto Ui Yin che si trova tra l'ano e l'organo sessuale, salga lungo la colonna vertebrale fino al punto Baiui. Quindi immaginiamo questo. Facciamo un arco, inspiriamo, arco con le mani, prendiamo la luna e ora il C scende giù per tutto il corpo fino ai piedi dal punto Baiui e porta via tutte le impurità. Quindi il C sale dal punto Ui Yin alla testa, inspiriamo, prendiamo la luna, la trasportiamo dietro, veniamo su, le braccia scendono giù e con le braccia che scendono anche il flusso del C attraversa il corpo dalla testa ai piedi. Ne faremo 20. Arco, inspiriamo, tratteniamo, espiriamo. Inspiriamo la luna, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Arco, ne facciamo ancora 10. Ci abbassiamo, il flusso del C dal punto Yin alla base del pavimento pelvico, percorre la schiena, va al punto Baiui, solleviamo le mani, ispiriamo dal punto Baiui, dalla testa il flusso scende. Ancora 3.
ritenzione, e il C che fluisce attraverso il corpo. Ora c'è la parte importante, abbiamo attivato il C con sollevare il cielo, lo abbiamo smosso attraverso il corpo, chiudiamo gli occhi e manteniamo gli occhi chiusi, lasciamo andare le braccia e andiamo a percepire il movimento del C. Questa fase può durare anche fino a 10 minuti, perché noi dobbiamo stare con gli occhi chiusi, il cuore sgombro da emozioni e percepire semplicemente i movimenti indotti dal C. Movimenti involontari. Se non percepiamo il C ancora dopo aver fatto sollevare il cielo e trasportare la luna, in questa fase con gli occhi chiusi andiamo ad immaginare, a visualizzare la cascata del C che dalla testa arriva ai piedi. A un certo punto andremo a percepire dei movimenti involontari nel corpo, il C che si è smosso e il C che si muove. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo assecondare con occhi sempre chiusi il nostro movimento, il movimento involontario del corpo. Tanto più riusciamo ad assecondare questo movimento e a rimanere nel movimento indotto, tanto più andiamo ad aprire i canali e a favorire il flusso armonioso. Non vi preoccupate, ci potrebbero essere dei movimenti un pochino più forti, più veloci, se l'esercizio è fatto bene, in silenzio. Serve spazio, serve un luogo aperto dove non c'è pericolo per eventuali movimenti bruschi indotti dal C. Quando vogliamo arrestare il flusso, una volta attivato, sarà sufficiente dire con la mente al C di fermarsi. Con la mente lo abbiamo attivato, con la mente lo arrestiamo. Però ripeto, è molto importante, sempre con gli occhi chiusi, mantenere questa fase il più a lungo possibile per godere appieno dei benefici che il flusso indotto nel corpo porta a noi. Assecondiamo qualsiasi movimento, percepiamo. Il corpo comincerà ad ondolare, a muoversi lentamente. Seguiamo il movimento del corpo. Seguiamo le zone dove abbiamo pulsazioni, dove sentiamo un flusso maggiore, seguiamole. Non fermiamole, salvo che il flusso non ci porti ad una situazione di disagio. Nel Qigong il disagio non deve esistere. Se il flusso indotto del C ci porta a disagio, lo fermiamo semplicemente dicendo con la mente fermati. Gli occhi rimangono chiusi fino alla conclusione della pratica e vi dirò quando riaprirli. Lo sentiamo che si muove, sentiamo movimenti. Respiriamo naturalmente, questa è la fase più importante di tutta la pratica, quella in cui lasciamo il C, prima stimolato, poi indotto nel movimento, lo lasciamo libero di fluire come il C ritiene. Sappiamo che il C va nelle zone a minore intensità energetica, significa che il C va a raggiungere le zone del corpo dove c'è una carenza. L'energia è intelligente e segue
questo principio va a raggiungere le zone del corpo dove c'è una minore carenza, apportando dei benefici. Ma per far questo il Qi deve essere libero di muoversi, lo dobbiamo assecondare, quindi non lo dobbiamo bloccare, no emozioni, no pensiero, seguiamo il movimento intelligente del Qi. Quando lo arrestiamo lo facciamo con delicatezza, possiamo ora dire, ora basta, per favore smetti, e seguiamo il movimento del Qi che delicatamente, gradatamente comincia a fermarsi. Sovrapponiamo le palme delle mani in corrispondenza del Dantian, rimaniamo con gli occhi chiusi e ora immobili. Questo è un tempo che può raggiungere anche i 2 minuti, questa fase, quella che precede la conclusione della pratica, quindi una piccola meditazione in silenzio sulla pratica, sugli effetti prodotti nel corpo. Dieci minuti massimo di induzione, 2 minuti di meditazione. Sempre con gli occhi chiusi andiamo a riscaldare le mani, le mettiamo davanti agli occhi, diamo calore agli occhi e apriamo i nostri occhi dopo questa pratica molto importante che vi darà, se praticata costantemente, tantissimi benefici per la prevenzione delle malattie, per la conservazione della salute, della vitalità. Se la pratica costante vi apporta tutte queste sensazioni positive, perché no, commentate nei nostri video, così le mettiamo a disposizione di tutti. Noi ci vediamo alla prossima pratica di Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie.